So, in summary, there's 3 ways to measure sacred space, which is to say, making life electrically. Allora, quindi ci sono 3 modi per misurare lo spazio sacro che equivalgono a come creare la vita da un punto di vista elettrico. Defining biologic architecture. Definire la biologia, l'architettura biologica. To make a structure whose field effect causes life. Creare una struttura il cui campo elettrico causa la vita. In an aluminum or steel cup, your seeds will die. In una coppa di alluminio o di acciaio i vostri semi moriranno. Put the same seeds in a wood or a sacred stone cup and the seeds will grow. Mettete gli stessi semi in una coppa di legno o di pietra e cresceranno. The reason is electrical. Il motivo è elettrico. It has to do with the capacitance, the charge field, Ha a che fare con la capacitanza, cioè con il campo elettrico. being fractal. Campo di carica che deve essere frattale. If you watch that just once, you will never send your seeds or your children to a steel and aluminum building. Se vedete anche solo una volta questo processo in azione, non manderete mai più i vostri semi o i vostri figli a scuola in un edificio di metallo, di alluminio. Immortality is the ability to get your plasma, your aura, your charge, breathing through a fractal, like a rose, yeah? Allora, l'immortalità è essere in grado di far sì che la vostra aura, la vostra carica, respiri. So this is a whole curriculum for biologic architecture, and we have fabulous pictures for that this afternoon, yes? Questo fa parte di un intero curriculum che riguarda l'architettura sacra, di cui mostreremo un sacco di immagini anche oggi pomeriggio. So here are the 3 measurements, yeah? Qui ci sono 3 misurazioni. You measure the low frequencies of capacitance electrically here. Allora misurate le frequenze basse di capacitanza elettricamente. You measure the fractality of the charge field here. Misurate la frattalità del campo di carica, come vedete qua. This is actually how Professor Korotkov measured where the Kogi shaman go to speak with their ancestors. Yeah? Questo è di fatto come il professor Korotkov ha misurato come quando i Kogi andavano a parlare con i propri antenati. You get a phone call to ancestors when you're in sacred space. Si riceve una telefonata dagli antenati quando ci si trova in uno spazio sacro. We electrical engineers can help you know and make sacred space. Yeah? Noi ingegneri elettrici siamo in grado di farvi capire e a creare uno spazio sacro. This is called fractality in air. Questo si chiama frattalità nell'aria. It's really simple. È molto semplice. If you go into dead metal building with dead air, your aura feels stuck. Se siete andati in un edificio metallico pieno di aria stagnante, la vostra aura si sente bloccata, intrappolata. When you go into a stone circle or an ancient stone church or a living material building, Se invece andate in un cerchio sacro di pietre, in un'antica chiesa di pietra, oppure in un edificio fatto di materiali viventi, your aura goes, oh, here I can unpack forever. la vostra aura dice, oh, qua mi posso disimpaccare all'infinito. That perfected charge distribution Quella perfetta distribuzione di carica is what you call divine. è quello che voi chiamate divino. And it's simply the space where charge can be distributed perfectly. Ed è semplicemente lo spazio in cui la carica può essere distribuita perfettamente. It's what they meant by Christos, actually. È quello che intendevano dire con la parola Christos. And here's the third way to measure. Questo è il terzo modo di misurare. You can measure the effect on seed germination of sacred space. Potete fare la misurazione della germogliazione dei semi in uno spazio sacro. Here's the book that showed the effect on seeds of Stonehenge-like structure, right here. Questo è il libro che ha dimostrato come Stonehenge agiva nella germogliazione dei semi. This is my invention. It's a gold pentagonal pyramid, Purify. Quella a sinistra è una mia invenzione, è praticamente una piramide pentagonale che si chiama Purify, Accelerates growth. che fa accelerare la crescita. A living, implosive, centripetal electric field. È un campo elettrico vivo e implosivo. Sacred space understood. È la comprensione di che cos'è lo spazio sacro. And here is Nassim Harameyn's work. Qui invece c'è il lavoro di Nassim Haramein.
he exposed a flower, Lui ha messo un fiore, this one here, this purple one. questo qua, questo rosa, He exposed that flower to a centripetal strong magnetic field. l'ha esposto a un campo centripeto magnetico molto forte. The other flower was born at the same time, L'altro fiore era sbocciato allo stesso momento, erano due fiori uguali, but it was not exposed to that centripetal magnetic. Yeah? ma non è stato esposto a quel magnetismo centripeto. You're saying you don't want to grow old? You'd like to stay young forever? Dite che non volete invecchiare, volete rimanere per sempre giovani? I tell you, there is information right here. Vi dico che ci sono delle informazioni proprio qui. Yes? Some people say that the Garden of Eden is a name for a capacitor that prevents you from growing old. Alcuni dicono che il giardino dell'Eden è semplicemente la definizione di un campo di carica che vi impedisce di invecchiare. And we're going to talk more about that this afternoon. Yeah? Ne parleremo anche di questo oggi pomeriggio. So, I promised you after we did some of the science we would get more personal and psychological about this. Allora, vi avevo promesso che dopo aver fatto un po' di scienza saremmo diventati un po' più psicologici e personali sul tema. You sort of get the idea that what is immortality for atoms or DNA or living cells or people is the same. Allora, avete sicuramente un'idea che quello che è l'immortalità per le cellule, per gli atomi, per le persone è la stessa cosa. You make a structure that attracts charge, Create una struttura che attrae la carica and the aura gets big. e l'aura diventa grande. That's true for DNA and people and stars. Questo vale per il DNA, per le persone e anche per le stelle. That's what we mean by get fractal or get dead. Ed è questo che noi intendiamo quando diciamo diventa frattale o muori. But now let's try to really do the psychology of that in personal terms. Ma adesso cerchiamo di fare la psicologia di tutto ciò in termini personali. After our first book, which is called Ecstasy and Immortality, Dopo il primo libro che abbiamo pubblicato in italiano, che è Estasi e Immortalità, lots of people asked the question, molte persone hanno chiesto what's the difference between sexual ecstasy and spiritual ecstasy? qual è la differenza fra l'estasi sessuale e l'estasi spirituale. I noticed the good doctor this morning was explaining in quite some detail about the biomechanics of orgasm, wasn't he? E io ho notato che il dottore stamattina ha spiegato nel dettaglio questo argomento. Did you know that when Wilhelm Reich wrote the famous book called The Function of the Orgasm, Avete notato che quando Wilhelm Reich ha scritto il libro molto famoso La funzione dell'orgasmo, I don't think he even knew what Tantra or Kundalini were. cioè avete mai pensato, io credo che lui non sapesse che cosa fossero né il Tantra né la Kundalini. Yeah? In other words, what is the spiritual purpose of orgasm? In altre parole, qual è lo scopo spirituale dell'orgasmo? Yeah? We've just said that if you get lots of plasma organized, lots of charge, lots of spirit, lots of chi, Abbiamo appena detto che se riuscite ad organizzare un sacco di plasma, un sacco di carica, un sacco di chi, you get sustainable, which is called immortal, right? diventate stabili, che significa immortali. So, what's the difference between the spiritual function of orgasm and the survival value of orgasm? Quindi Yeah? qual è la differenza tra la funzione spirituale e la funzione di sopravvivenza dell'orgasmo? I imagine if you went to your biology teacher, Immagino che se andaste dal vostro insegnante di biologia, they probably will have an opinion on what the survival value of orgasm is. penso che loro avrebbero un'opinione su quella che è la funzione di sopravvivenza dell'orgasmo. But I tell you that I strongly believe there is no difference between the survival value of orgasm and the spiritual function of orgasm. And that's what I think we could understand. Cioè io penso che in realtà non ci sia una differenza tra quella che è la funzione di sopravvivenza dell'orgasmo e quella che è la funzione spirituale dell'orgasmo. The connection between spiritual ecstasy and sexual ecstasy. La What's the story connessione here? fra l'estasi sessuale e l'estasi spirituale. The point is that if you gather lots of charge, you get immortal. Il punto è, se riuscite ad raggruppare un sacco di carica, diventate immortali. And that defines survival. E questo è quello che definisce la sopravvivenza. So when you're a teenager, man, you're programmed to find some
ecstasy. You know, you need that orgasm, right? Allora, quando siete un adolescente siete programmati a trovare l'estasi, volete quell'orgasmo. Your biology says to you, I need this compression implosion experience, and that will make me electrically sustainable. Yeah? C'è la vostra biologia che lo dice, io ho bisogno di quella compressione centripeta perché voglio diventare elettricamente sostenibile. And we know why. E noi sappiamo anche perché. Because unless you get through the center of implosion, Perché a meno che non riusciate a passare attraverso il centro dell'implosione, that's what sorts out the disorder from the order. è questo che vi aiuta a smistare il disordine dall'ordine. So after a climax experience, Quindi right? dopo una esperienza culmine, It's like after a good fight in an Irish bar, everything is sorted, right? è come si dice la battuta quando si fa una bella scazzottata in un bar irlandese, uno esce e dice sorted in inglese che vuol dire smistato, Right? So this process of getting your aura sorted out requires a climax experience, yes? Quindi il processo di smistamento dell'aura richiede un'esperienza culmine, un'esperienza picco. So what's the difference between sexual ecstasy and spiritual ecstasy? Quindi Yeah? qual è la differenza tra l'estasi sessuale e quella spirituale? They're both serving the same purpose, really. Perché entrambe sono di servizio allo stesso proposito. They're trying to get a critical mass in your aura. Stanno cercando di far raggiungere una massa critica alla vostra aura. So if you go down the whole list that the good doctor provided this morning for who do you want to have sex with, it was a nice list, wasn't there? Quindi se riuscite ad avere una bella lista, come ad esempio quella che il dottore aveva dato stamattina, della persona con cui volete fare sesso, ad esempio, And you evaluate the spiritual meaning of your lists of requirements for sexual partners, yeah? e valutate il significato spirituale per le cose che sono richieste per avere un amplesso con una persona, You're trying to get the right balance, this tantra between two auras, which will then implode, yeah? cercate di ottenere il giusto equilibrio fra le due aure in modo tale che esse implodano. The two auras look like this here, these two cones right here. Allora, le due aure hanno l'aspetto di questi due coni. See the two cones right on the bottom right? Li vedete in basso a destra i due coni? That's what your two auras want to do. Questo è quello che le vostre due aure vogliono fare. Implode and conjugate. Vogliono implodere e coniugarsi. You know, during good sex, you see stars. Lo sapete, quando si fa del buon sesso si vedono le stelle. During good spiritual ecstasy, you also see stars. Yeah? Anche durante una bella estasi spirituale si vedono le stelle. It's actually the same physics. Ed è la stessa fisica. It's the critical mass climax condition for the plasma field. Yeah? È proprio la condizione critica di massa del campo plasmico.